Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche spirituali per il secondo semestre e abbiamo il Diavolo. Può essere un periodo dedicato al riesame di certi modi di pensare, di certi obiettivi legati all'ego, un riesame anche di certe condizioni, mi verrebbe da dire, perché ehm, di solito quando c'è il diavolo si parla di un momento, di una sensazione di schiavitù che però è volontaria, cioè siamo noi che decidiamo di rimanere in quella situazione specifica. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni per il primo semestre del 2024 e per quest'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Ok, allora abbiamo un appeso, un mondo, un'imperatrice, un 6 di spade, tanti arcani maggiori devo dire, e l'appeso mi dà quella sensazione di blocco, di schiavitù, di impotenza di cui vi parlavo prima con il diavolo. Potrebbe essere anche qualche tipo di condizionamento magari. Il sole, un altro arcano maggiore, un 10 di coppe e gli amanti. Cioè, ragazzi, avete 5 arcani maggiori su 7 carte. Wow! Allora, come vi dicevo, questo appeso mi risuona con la carta del diavolo perché parla appunto di quello che vi fa sentire impotenti, di quello che vi condiziona, di quello che vi blocca, di quello che vi fa sentire anche schiavi con la carta del diavolo e per qualcuno ci potrebbero essere come delle bandiere rosse in questo semestre inerente a una situazione, una relazione. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerco di darvi più spunti. Allora, qui abbiamo la morte, un 8 di coppe e un 5 di spade. Ecco, allora con il 5 di spade si parla di lotte della mente e sono quelle discussioni dove di solito si discute solo per vedere chi ha ragione, ma non si arriva mai ad un reale punto di incontro. È come se ci fosse un allontanamento da queste lotte egoiche, perché giustamente poi sono solo sapete, quando è la carta della falsa vittoria, io la chiamo, perché si sembra di aver vinto nei confronti dell'altra persona quando si ha ragione, però poi in realtà non si arriva a un dunque, nessuno ha vinto. Andiamo a vedere il mondo, perché qui è come se si dovesse, ok, concludere qualche cosa. Abbiamo un 8 di bastoni, un 10 di bastoni, un 5 di pentacoli e il mondo un'altra volta. Ragazzi, io qui sento che qualcuno si deve lasciare indietro, qualche tipo di stand-by, qualche tipo di fermo. Potrebbe essere con il 5 di pentacoli una relazione, perché di solito parla di dipendenze affettive. E come guarire, riempire la carenza, mi verrebbe da dire. C'è da fare un lavoro di completamento, c'è da lasciarsi indietro certe responsabilità, o perlomeno, diciamo, le energie che arriveranno nel prossimo semestre saranno quelle di lasciarsi indietro certe responsabilità, certe anche aspettative
certi pesi, certe idee. I pesi possono essere anche solo mentali e devo fare così perché così la gente mi accetta, devo essere così perché così mi vogliono bene. Andiamo a vedere l'imperatrice. Sole 4 di pentacoli. Ragazzi, qui si tratta di curare il proprio bambino interiore, di trovare la propria stabilità. Guardate, effettivamente anche qui, mondo e mondo, e qui abbiamo la carta del sole. Sono tutte carte che mi parlano di guarigione del bambino interiore. Tenete presente che c'è un'imperatrice, è un po' come se doveste imparare a diventare genitori di voi stessi, stavo dicendo bambini di voi stessi, no, genitori di voi stessi, trovare la vostra zona di protezione, la vostra zona di comfort. Devo dire che ci potrebbe essere un qualche tipo di creazione o se avete già creato, ci potrebbe essere un'espansione di quello che avete creato. Qui sento come un compimento perché avete 2 volte il mondo e un 10 e qui avete anche la morte, una carta di allontanamento, come se ci fosse ragazzi un lasciarsi indietro certi condizionamenti mentali che creano pesi, che bloccano, che rendono che creano anche una mentalità di carenza. Andiamo a vedere il 6 di spade perché anche questa è una carta che mi parla di credenze limitanti o comunque di qualche questione legata a quello che si è imparato durante l'infanzia. Re di coppe, temperanza e re di denari. È come se vi dicessero di bilanciare quello che è la parte pratica con la parte emotiva. Tenete presente che la carta della temperanza è una carta di guarigione, quindi è un po' come soprattutto se ci sono tutti questi pensieri, questi blocchi, bisogna sì toglierli, ma diciamo anche imparare a come formularne di più sani. Quello che si toglie bisogna poi anche inserire, non bisogna lasciare lo spazio vuoto. Ed è un po' appunto come controbilanciare un lato e l'altro. Andiamo a vedere questo sole, ragazzi, perché il sole ce l'avete anche qui, si ripete, quindi qua si parla di ascoltare il bimbo interiore, esprimere la propria essenza, la propria luce, la propria vitalità, i propri hobby, le proprie idee. Vado a vedere anche un attimo il 10 di coppe. Allora, ragazzi, se ve la devo dire, se ve la devo dire così, sì, è vero che potrebbe essere un condizionamento, ma per questa zona e questa zona della lettura, per qualcuno si parla proprio di anche questa zona, si parla di bambini, di figli, di allargare la famiglia, di mettere al mondo. È come se finisse il periodo dei giochi. Ecco, ho come questa sensazione che qualcuno dovrà mettere un po' la testa a posto. Se non è per un figlio, potrebbe essere per un progetto, un qualche tipo di magari questione pratica per cui c'è bisogno o si parla di creare una famiglia o si parla di stare vicino ad una famiglia, fare più gruppo, fare più unione. E poi abbiamo anche gli amanti, che è la carta degli innamorati, ragazzi. Carta di fortissimo equilibrio, carta di armonia. Papa e regina di bastoni. Guardate, qua qualcuno potrebbe anche, e anche lì ci vedo un po' il diavolo. Ci potrebbe essere qualche matrimonio
o qualche contratto, potrebbe essere anche una convivenza ufficiale al giorno d'oggi con questo Papa. Di solito parla dei contratti religiosi, delle feste religiose e di quelle cose lì, però potrebbe anche essere un matrimonio pagano, per esempio, e andrebbe bene lo stesso ai giorni nostri. Però comunque c'è una bellissima energia. Se per caso non è il caso, non è il vostro caso quello dei figli o quello di progetti o cose per lo stile, sento che qui con queste carte si va verso una maggior armonia. Guardate, partiamo dal diavolo e finiamo comunque con amanti e papa. Amor proprio, ehm, tutto quello che è un po' l'elevazione spirituale, diciamo così. Ma qui molto ha a che vedere con la società, con quello che vedono, pensano e dicono gli altri di voi. E sento che molti si espanderanno, è un po' come aprirsi, è un po' come rinascere. Può essere che tolto questo condizionamento, questo stato di appeso, con la morte, che qui secondo me è un taglio, un cambio di direzione o per qualcuno potrebbe essere un trasloco, un movimento, l'allontanamento da qualche tipo di situazione, si sviluppa poi come tutta questa possibilità di aprire o di aprirvi all'ascolto del vostro bambino interiore. Qui si tratta di trovare un anche proprio a livello pratico, qui, sono le soluzioni pratiche, quello che le regole che vi fanno sentire al sicuro che bisogna trovare, le 4 regole fondamentali, ipotesi per, maneggiare X situazione. Cose di questo genere. Staccandovi da quello che avete imparato durante l'infanzia e cercando di riequilibrare, diciamo, la parte emotiva con la parte pratica, mi verrebbe da dire. La parte del voglio fare, voglio dare, voglio accogliere con la parte materiale, quindi quello che faccio, quello che do e come accolgo. Sì, comunque vedo tanta espansione, contratti ed elevazione spirituale. Ditemi per voi che cosa rappresenta il diavolo, ragazzi, perché ripeto, ha tante sfaccettature, ha tanti significati, però qui secondo me il sunto è un po' di fiorire, come se avessi bisogno di lasciare indietro certi dogmi, certe... ehm, parla, guardate, secondo me è tutta una questione di schemi mentali. Di posizioni, prese di posizioni mi dicono. Perché poi comunque qui voi sapete come arrivare al mondo, avete il mondo 2 volte, sapete come arrivare al completamento. Sapete che avete bisogno di concludere un ciclo, di togliervi qualche peso. Ah, ragazzi, con il diavolo potrebbero anche essere debiti, soprattutto perché c'è questo 5 di pentacoli, ma io qui ho come la sensazione che ce la farete, eh. Dovete fare un programma, quelle regole, 4 regole per sentirvi al sicuro, quello che vi dicevo prima. Però devo dire che se per caso avete debiti, qua si tratta appunto di calibrare, di bilanciare quanto risparmiare e quanto posso spendere. C'è comunque un cambio a livello, diciamo, di un gruppo o di una famiglia, può essere appunto che mettiate su famiglia, che decidiate anche semplicemente di aprire un gruppo di studi piuttosto che un gruppo di lavoro. Però è come se ci fosse sì, un cambio in questo aspetto, diciamo così. Va bene, andiamo a vedere un oracolo di questi. Vediamo che consiglio hanno da darvi. Allora, introduci l'umore, lo humor nella tua vita, l'umorismo sarebbe, scusate. E qui fa vedere un clown. E mi viene in mente la carta del 2 di pentacoli. Allora, la lezione di oggi analizza se realmente
hai senso dell'umorismo, perché la guarigione è più facile se ne applichi un pizzico. Il sorriso, la risata, può alleviare quasi qualsiasi cosa. Almeno le irritazioni giornaliere, dice sì, le scaramucce giornaliere. L'obiettivo: introduci il senso dell'umorismo in tutto quello che ti causa stress. Visto che questa è una delle risposte più diciamo empoderata, non so mai come tradurre questa parola, ehm, più appropriata, ok? Che potete ottenere. Per la serie, prendetela con filosofia. Devo dire che queste carte io le sento molto belle, eh. Qui avrete come un senso di compimento nel prossimo semestre, come se avesse raggiunto un risultato o addirittura qualcuno io sento che qualcuno finirà di pagare i debiti, finirà di essere in carenza come modalità di pensiero, ma anche in carenza economica, ragazzi. E vi dirò che potrebbe anche esserci nell'aria un piccolo viaggetto o potrebbe essere proprio un trasferimento. Mm. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Ecco quanto accade col nuovo. Ora, così come la primavera è arrivata, l'inverno, il vecchio, se n'è andato. Ma alcuni di voi non l'hanno ancora capito appieno e non l'hanno accettato. E finché non lo accetterete, i vostri occhi non si apriranno alla meraviglia di tutto ciò. C'è l'accompimento di un ciclo, come vi dicevo, e l'inizio di un nuovo ciclo. Io credo che sia proprio un modo di pensare, ma anche di non anche di vedere le cose, cioè il tipo: "Okay, mi rendo conto che invece che perder tempo nel battagliare, nell'avere ragione con qualcuno e di star lì fermo nell'aspettare di aver ragione, semplicemente chiudo e vado avanti, mi sposto, vado avanti per la mia strada, vado verso la mia espansione." Qui avete la carta del sole che è bellissima, ragazzi. Bene. Amici del Toro. Ah, e poi non dimentichiamoci gli amanti e il Papa alla fine. Molto equilibrio, molta armonia. Sento che, vi dirò, per qualcuno è proprio un'espansione, c'è un tema legato alla famiglia, o l'espansione dovuta a un figlio. Per qualcuno potrebbe anche semplicemente essere un animale da compagnia, eh. Va bene, ragazzi, fatemi sapere se la lettura vi è stata utile, se comunque vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o lasciare una donazione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per prenotare una sessione oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!